Ciao amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come realizzare uno di questi tre porta salviette e pannolini. Perché uno dei tre? Perché sono tre con tre versioni diverse. Noi andremo a fare questa che è la versione quella più completa, dove abbiamo diciamo più scomparti, più cose che possiamo inserire, perché così se magari non vi piace il portasuccio, non vi piace quello per mettere la cremina eccetera, potete evitare quel passaggio e quindi realizzarlo come è una di queste altre due versioni. Intanto vi faccio vedere tutte le versioni. Abbiamo questa versione qui. Questa versione si apre tramite questo laccettino e questo bottoncino. Le decorazioni sono state fatte in modo molto semplice, quindi queste le possono fare chiunque, basta insomma avere una macchina da cucire, creare dei fiocchettini, o si possono anche acquistare dei fiocchettini, elementi decorativi. Apriamo, qui abbiamo la tasca per inserire il nostro porta salviette umide, abbiamo la taschina per inserire la crema e abbiamo questo che è il portasuccio, oppure possiamo anche utilizzarlo mettendolo in questo modo per appenderlo alla carrozzina. Qui abbiamo un'altra tasca dove mettere i nostri pannolini o un cambio, e anche qui un'altra tasca sempre per i pannolini o un cambio. Questa è la versione quella più piccolina, diciamo questa è quella meno ingombrante. Infatti qui come imbottitura ho utilizzato del panno lenci, così che non dava molto spessore ma soltanto un po' di corpo per appunto sostenere meglio i tessuti. Si richiude in questo modo, semplicemente in questo modo. Una cosa, se mi sentite con una voce un po' nasale è perché sono raffreddata, però questo era un video che ci tenevo tanto a farlo perché mi era stato chiesto da tanto tempo e non volevo rimandarlo ulteriormente, quindi sopportate un pochino la mia voce, oggi è così. Poi abbiamo questa versione ho creato qui un ricamo, quindi per questa cosa bisognerà fare con la ricamatrice, se no altrimenti potete fare anche una decorazione acquistando voi dei decori e applicandoceli. Questa, a differenza di questa, si apre in questo modo e quindi è un pochino più grande, rimane più lunga. Qui abbiamo la tasca per mettere appunto le nostre salviette umide, questo che è il portasuccio, e poi queste altre due tasche, una per i pannolini e una per un cambio o per i pannolini. Insomma, questo poi è a discrezione di chi lo utilizza. Si chiude in questo modo. E qui ho utilizzato un'imbottitura un po' meno ingombrante, diciamo può andare bene anche un'imbottitura tipo il filtro K, per intenderci, ok? E questo è come si presenta. Poi ho questa versione, questa è la versione che andremo a fare oggi. Qui come decorazione ho usato del termovinile, quindi ho fatto il mio progetto, ho lasciato questo spazio perché qui sempre con il termovinile si può poi scrivere eventualmente il nome del bambino, così da personalizzarlo maggiormente. Però ecco, può essere anche questa un'idea da poter fare, quindi utilizzando del termovinile. Qui l'imbottitura, come vedete, è maggiore perché ho utilizzato un'imbottitura, poi ve lo faccio vedere quando faccio vedere tutti i materiali, è un pochino più alta. Si apre sempre in questo modo. In questo caso il portasuccio l'ho messo di qua, mentre negli altri due casi erano qui al centro, e anziché creare l'apertura e quindi anche la chiusura del portasuccio in questo modo, l'ho creata facendolo di qua, quindi sotto, così che poi non si vede una volta insomma che è stato chiuso.
abbiamo anche qui le nostre due tasche per inserire i nostri pannolini, body, magliette, insomma il cambio, e la tasca per inserire il portasalviette. Adesso vabbè, questa qui che c'avevo io, le salviette sono un po' più piccole. In questa versione abbiamo solo l'apertura qui è cucito, in quest'altra versione invece ho lasciato aperto entrambi i lati. Poi questo è un qualcosa che vedete voi, quello che preferite, come preferite farlo. Io in questo tutorial ho cercato appunto di darvi 3 versioni, quindi 3 modi diversi per la realizzazione appunto dei nostri portapannolini. E ovviamente man mano che andremo a fare questo vi spiegherò come poter realizzare, chi lo vuole, quello più piccolino, e quindi le modifiche o i passaggi che non dovete andare a fare, che può benissimo evitare di fare. Ok, adesso come dico sempre, banda alle ciance e all'opera. L'occorrente per questo progetto è il seguente. Allora, un pezzettino di tessuto deve misurare 24 x 7,5. Questo sarà il nostro portasuccio. Poi abbiamo un altro pezzo di tessuto che deve misurare 10 x 24 e questa sarà la nostra taschina per metterci la crema. Quindi questi due sono facoltativi, io ve li faccio vedere, poi se li volete fare li fate, altrimenti saltate quei passaggi. Poi il cartamodello che vi scaricate poi sul mio sito Telegram. A proposito, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, in modo che così quando poi pubblicherò altre cose, quindi altri cartamodelli gratuiti o file da ricamo, insomma qualsiasi cosa che metto, vi arriverà la notifica e se vi interessa potete benissimo poi scaricarveli. Quindi dobbiamo prendere 2 pezzi di tessuto di 26 x 18. Questa sarà per creare la tasca dove poi viene il foro per mettere all'interno poi le nostre salviette umide. Poi ci occorre invece per la tasca piccola un pezzo di tessuto di 26 x 30 e per la tasca più grande un pezzo di tessuto di 26 x 36. Una cosa, tutte queste misure che io ora vi sto dando non vi preoccupate, perché poi le troverete insieme al cartamodello scritti in dettaglio, in modo che così almeno ce l'avete. Poi ci occorre o uno sbieghino, oppure se volete potete prendere anche un tessuto uguale a quello che andate a fare la tasca o di contrasto, vedete voi, e quindi sempre dell'altezza, però deve essere di 26 cm. Questo per rifinire la tasca, quella con il foro. Poi ci occorre un altro pezzo di tessuto, questo serve per creare quella parte, per creare questa parte qua. Ok, quindi se non volete fare questa parte ma volete fare solo questo, così, che è praticamente poi questo modello qua, che viene così e viene chiuso col bottoncino in questo modo. Quindi se non volete fare questo, questa non serve che la tagliate, altrimenti tagliate un pezzo di tessuto della misura 26 x 20 e poi il cartamodello che scaricate e trovate qui per creare questa parte tonda qua. Poi per chi desidera fare solamente quindi questo tipo di chiusura, deve tagliare 2 pezzi di tessuto 26 x 42, perché uno sarà per l'esterno e uno sarà per l'interno, mentre per chi desidera creare quindi
l'apertura in questo modo, deve prendere un pezzo di tessuto da 26 x 42 che è per l'esterno, perché poi andremo ad aggiungerci questo vicino, oppure e un altro pezzo di tessuto 60 x 26 e questo sarà l'interno, più poi bisognerà anche prendere della imbottitura. Vedete voi, io ho preso questa che è alta 1,5 cm, 2, poi se volete più alta, più bassa, vedete voi, o se no potete anche utilizzare il famoso filtro K. Qualcuno ci mette anche il panno lenci, però il panno lenci viene molto piatto, cioè viene più che altro un po' rigido, ma non viene con questo tipo di imbottiture così, diciamo, non viene molto imbottito. Questo poi è facoltativo vostro, insomma, vedete voi. E questi sono tutti i tessuti che vanno tagliati e preparati. Una volta preparato questo, prendiamo questo tessuto qui, che è quello per creare quindi la nostra parte che si apre e si chiude in questo modo, quindi per creare questo pezzo, ok? Prendiamo questo tessuto e prendiamo il tessuto, questo tessuto qui, che è quello da 26 x 42, in questo modo. Il cartamodello per ora non ci serve, ce lo mettiamo da parte. Mettiamo, ok, quindi questo è il tessuto esterno e questo è il tessuto esterno. Mettiamo il dritto contro il dritto in questo modo. Ovviamente se avete un verso del tessuto, sia dell'uno che dell'altro, metteteli nello stesso verso, se no poi vi verranno capovolti. Li facciamo coincidere bene lungo questo bordo, poi blocchiamo con delle pinze o con degli aghi, insomma come volete voi, e andiamo sotto macchina ed effettuiamo una cucitura a punto dritto bordo piedino. Ok, e questo è il nostro quindi tessuto che abbiamo cucito. Stendete bene le pieghe, al limite passate un po' anche il ferro da stiro per appiattire la piega, aprendola in questo modo. Adesso prendiamo il tessuto, quello da 60 x 26. Poi per chi invece non vuole fare quindi questa parte che si chiude, ma lo vuole fare più piccolo, il tessuto abbiamo detto che è più piccolo, cioè sarebbe un 26 x 42. Ora noi mettiamo sempre dritto contro dritto, quindi con la parte del rovescio verso di noi. Le andiamo a posizionare una sull'altra in questo modo, ok? Così mettiamo bene tutto quanto in modo che si coincida tutto quanto per bene. Ok, blocchiamo con dei spilli o magari con insomma quello che vi trovate a portata di mano, però da quest'altra parte, perché a noi dobbiamo vedere soprattutto qui la parte della tasca, ok? Quindi la parte della chiusura, chiamiamola così. Okay. Blocchiamo temporaneamente con dei spilli. Prendiamo il cartamodello, quello che ha gli angoli arrotondati, lo appoggiamo qui sopra facendo coincidere bene, quindi così, quindi deve arrivare a bordo qui, a bordo qui, a bordo qui. Una volta che avete posizionato per bene il cartamodello, lo andiamo a bloccare anche questo con dei spilli.
questo è uguale. Adesso con una penna cancellabile, un gessetto, insomma quello che preferite voi, andiamo e ci tracciamo quindi questo, solo questa parte qua, quindi la parte che deve venire rotonda. Dopo togliamo il cartamodello e con le forbici andiamo e tagliamo questi due angoletti. Adesso che ho tagliato la nostra stoffa, sia la parte di sopra che di sotto, le separo temporaneamente, tanto adesso non mi servono più così unite. Ok, e per ora vado a posare questa, perché questa non mi serve più. Dobbiamo andare a lavorare più che altro sulla parte della stoffa interna, che è questa qua. Ok, quindi questa ce la mettiamo da una parte, che poi la possiamo riprendere subito. Adesso facciamo la nostra taschina, questa con il foro, ok? Quindi prendiamo i due tessuti, questi qui che sono i due pezzi da 26 x 18, mettiamo il dritto contro il dritto. Ovviamente torno a ripetere, se abbiamo un dritto e un rovescio dobbiamo sempre mettere il dritto contro il dritto. Se abbiamo, come nel mio caso, un verso, dobbiamo metterle una sull'altra nello stesso identico verso, in questo modo. Quindi mettiamo questo così, ci appoggiamo sopra anche il cartamodello. Quando siate precisi in questa parte, perché ok, poi se no viene storta la cucitura. Appoggiamo sopra quindi il nostro cartamodello, questo qua, appoggiamo bene, quindi sempre in questo modo che vada a coincidere tutti i lati. Quando abbiamo sistemato tutto quanto, blocchiamo sempre con dei spilli. Adesso, sempre con una penna cancellabile, un gessetto, quello che vi trovate, andiamo e tracciamo il contorno, questo qui del foro interno. Solo questo del foro interno, in questo modo. Togliamo il nostro cartamodello e blocchiamo di nuovo subito quindi il tessuto che sta sotto. Adesso andiamo sotto macchina e con l'ago passiamo esattamente, quindi andiamo a cucire esattamente sopra la linea che ci siamo appena creati. Quindi facciamo questo giro di cucitura tutto intorno. Ok, quindi adesso che abbiamo cucito intorno al foro, quindi
sulla traccia che abbiamo fatto, cosa dobbiamo fare? Andiamo e tagliamo tutto intorno lasciando circa un mezzo centimetro, quindi pieghiamo così un po' il tessuto, facciamo un taglietto. Ok, quindi una volta aver tagliato la parte interna, con la forbice facciamo tanti piccoli tagliettini qui tutti intorno, quindi su queste parti arrotondate, qui e qui che è dritto non serve. Dopo aver effettuato quindi questa operazione, togliamo i spilli, prendiamo uno dei due tessuti e lo facciamo entrare nel buco in questo modo. Ok, quindi solo uno dei due ovviamente. Ok, adesso che ce lo siamo portati da quest'altra parte, lo stendiamo bene, cerchiamo di appiattire bene le nostre cuciture in questo modo. Poi sarebbe consigliato con il ferro da stiro, quindi dare una botta con il ferro da stiro, così che sicuro che le cuciture si appiattiscono per bene. Quindi diamo una stirata tutta intorno sia di qua che da quest'altra parte. Ok, quindi una volta che abbiamo stirato il nostro la nostra taschina, dobbiamo andare a inserire quindi o lo sbieghino, oppure come dicevo prima potete anche prendere magari delle vostri, non so, un pezzo di tessuto uguale a quello che avete utilizzato, un altro colore di contrasto, piegarlo e metterlo qui, perché dobbiamo andare a rifinire sia questo che questo lato. Per chi decide invece di fare l'opzione non come quella che stiamo facendo noi, quindi con la chiusura con quella pattina, ma con il bottoncino, quindi la versione più corta, basterà che lo mette solo su un lato, sull'altro lato no. Quindi lo posizioniamo per bene. Ok, blocchiamo in questo modo e questo lo posizioniamo di qua in questo modo, così diciamo che se utilizzate uno sbieghino vi agevola e vi velocizza il lavoro, perché è già pronto, piegato e sistemato. Se no, altrimenti insomma va benissimo anche se utilizzate anziché dello sbieghino un'altra cosa, insomma, non cambia. Poi dopo l'inserimento della tasca vedete voi tra i due lati qual è quello che preferite. Adesso andiamo sotto macchina ed effettuiamo una cucitura qui vicino proprio al bordo dello sbieghino. Per arrivare vicino al bordo dello sbieghino dobbiamo spostare l'ago, quindi lo spostiamo tutto quanto verso sinistra. Ok, mettiamo il piedino paro alla fine dello sbieghino e quindi abbiamo messo l'ago tutto a sinistra. Ok, abbassiamo l'ago, facciamo ovviamente il nostro punto per bloccare la cucitura e facciamo questa cucitura dritta sia su questo lato che su quest'altro lato. Ok, e questo quindi è la nostra tasca finita. Per ora la mettiamo da parte. Prendiamo invece le altre due tasche, quella più grande e quella più piccola,
Quindi iniziamo da quella più grande, che è la 26 x 36. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere e piegare, quindi dalla parte più lunga, quella da 36, la pieghiamo su se stessa, facendo capitare il lato del dritto da entrambe le parti verso di noi e mettendo questa volta il rovescio contro il rovescio, ok? Quindi rovescio contro il rovescio, uno sull'altro, e mettiamo questo in questo modo. Una volta che abbiamo piegato e quindi mi ha fatto coincidere bene i lati, andiamo sotto la macchina e effettuiamo una cucitura sempre a punto dritto, lasciando circa un mezzo centimetro dal bordo, 1 centimetro, questo vedete voi, perché poi dipende come vi piace. Quindi adesso andiamo qui. Se vi sentite più tranquilli, potete, dopo averla piegata, stirare così che la cucitura, cioè la piega, viene bella piatta, e potete anche mettere dei spilli, insomma vedete voi come poter fare per essere più sicuri nel momento in cui andate a quindi realizzare questa cucitura. Io sposto l'ago questa volta tutto a destra, metto il piedino, quindi paro alla fine del tessuto e spostando l'ago tutto a destra, così mi trovo un 0,7 dal bordo, ok? Abbasso, faccio fermo il punto e poi faccio questa cucitura a punto dritto. La stessa operazione poi la vado a fare anche sulla tasca piccola, quindi quella da 26 x 30. La parte da 30, quella più lunga, è la parte dove devo andare a piegare, e poi, come sto facendo adesso, vado a fare la stessa cosa su quest'altro lato. Ok, quindi adesso abbiamo la nostra tasca grande che abbiamo effettuato questa cucitura, la nostra taschina più piccola dove abbiamo effettuato sempre la nostra cucitura, e poi dopo andranno messe in questo modo, e la tasca questa qui con appunto il buco, perché così poi questa qui è quella che andremo ad utilizzare per metterci le salviettine umide. Adesso queste ce le mettiamo temporaneamente da parte. Poi, per chi vuole creare la tasca per mettere la crema, deve prendere quindi un tessuto 10 x 24, piegarlo quindi dalla parte più lunga in questo modo, effettuare anche qui una cucitura come abbiamo appena fatto per le due tasche e metterlo sempre da parte. Mentre per il portasuccio bisognerà prendere un tessuto lungo 24 cm, largo 7,5. Questo tessuto quindi l'abbiamo in questo modo, bisognerà effettuare qui una piccola piega di 1 centimetro, piegarlo a metà su se stesso per trovarci questa, quindi questa parte della parte centrale, poi piegare questo lembo verso la piega centrale e questo lembo verso la piega centrale, ripiegare su se stesso, blocchiamo con dei spilli. Qui ovviamente cerchiamo di metterlo nel modo migliore qua dentro, mi raccomando, perché se no poi è brutto visivamente vederlo all'esterno, quindi mi raccomando, mettetelo bene qua, blocchiamo, ok? Se volete potete anche stirarlo una volta che avete piegato così da tenerlo più fermo, quindi facciamo coincidere bene tutti i lati e blocchiamo o con dei spilli o con delle pinzette, così.
perché poi andremo sotto macchina e andremo a effettuare una cucitura a punto dritto sia su questo lato qui che c'è l'apertura che su questa parte dove abbiamo piegato. Qua sopra non serve perché poi comunque verrà bloccato, vi faccio vedere quando continueremo poi ad assemblare il tutto. Questa cucitura anche questa cucitura la andiamo a fare con il piedino bordo tessuto, ma spostando l'ago tutto quanto verso destra. Quindi io adesso andrò a effettuare questa cucitura e la cucitura anche per creare la mia taschina porta crema, così vi faccio vedere poi il lavoro come esce fuori una volta terminato tutto. Ok, e anche questi le ho completati. Adesso quello che dobbiamo andare a fare, quindi prima di assemblare tutti questi pezzi che ci siamo creati, dobbiamo andare a riprendere di nuovo la parte superiore e la parte inferiore, quindi la parte interna ed esterna del nostro progetto. Cosa dobbiamo fare? Allora, per chi ha deciso quindi di crearla lunga come la nostra, quindi non la versione più corta, quindi questa qui che ha questo pezzo qui in più, deve appoggiare questi due tessuti qui uno sull'altro e con una penna cancellabile si deve segnare il punto qui dove coincide la tasca, se lo deve segnare quindi sulla parte questa che va sotto. Quindi vi consiglio di posizionare bene questi due tessuti, anzi io quasi quasi li posizionerei, lo sapete come? Così mettiamo il dritto contro il dritto in questo modo, vediamo un po', ce li posizioniamo per bene. Quindi che a noi ora ci serve più che altro per capire quindi dove finisce la chiusura. Ok, una volta ci siamo posizionati quindi tutti quanti per bene, così, ok. Ci andiamo a segnare, quindi alziamo un pochino un lembo e qui dove c'è l'unione dei due tessuti proseguiamo fosse una linea utilizzando appunto la penna questa qua, ok? Quindi questa, e la stessa cosa facciamo da quest'altra parte, in questo modo, ok? Adesso, se volete con un righello, io vi consiglio di farlo, andremo ad unire questi due punti e tiriamo, quindi tracciamo questa riga. Ok, bene, adesso dobbiamo andare a assemblare quindi tutti i nostri pezzi. Come facciamo? Partiamo dalla tasca questa più grande, ok? Quindi prendiamo la parte qui che è cucita e la mettiamo appoggiata su questo lato. Allora, intanto dobbiamo capire questo lato, no, in questo modo, perché abbiamo il dritto e il rovescio, quindi dobbiamo metterla in modo, ok, così. Sì. E l'appoggiamo qui facendo coincidere bene questi lati, quindi la parte diciamo qui dove non è cucito ma è aperto deve arrivare a toccare questo bordo. Una volta abbiamo posizionato bene questa, prendiamo quest'altra sempre nello stesso identico modo, quindi la parte che è aperta la andiamo a mettere su questo lato e la parte che abbiamo cucito che è chiusa su quest'altro lato. Posizioniamo anche questa così per bene, ok.
Una volta che siamo convinti che è tutto a posto, blocchiamo. Adesso qui dobbiamo metterci la taschina, questa qui per la crema. Ora questa tasca, che noi dobbiamo calcolare che questo andrà a chiudersi in questo modo, ok, questo andrà a chiudersi qui, quindi dobbiamo trovare il centro dove metterla la tasca, ok. Adesso, quindi creata questa linea di piega, prendiamo la nostra tasca e la andiamo anzi la pieghiamo prima, così ci cerchiamo il centro pure di questa, ok. Quindi questo è il centro, me lo segno con uno spillo per sicurezza, così, ok. Questa è la parte centrale. Adesso io la vado ad inserire qui. Allora, aspettate che si vede poco, ok, qua, così. Ok, e adesso di qua ci dobbiamo mettere questa io la andrò a mettere più o meno lasciando la stessa distanza dal centro a qui, la stessa distanza me la lascio anche di qua e dovrebbe essere esattamente che viene para a qui, ok. Quindi vediamo un po' se siamo stati bravi con le misure. Da qua a qua è un 2,3 mm, da qua a qua è un 2,3, ok, perfetto. Quindi adesso così, no, aspettate, questa la devo mettere girata perché sennò i cavallucci poi li trovo al contrario. Quindi prestate sempre attenzione sulle stoffe che hanno un verso. Ok, sì, ci siamo. E blocchiamo anche questa. Ovviamente facciamo arrivare a paro sia di qua che di qua, sia sopra che sotto, ok. Adesso dobbiamo mettere il nostro portasciuccio. Allora, il portasciuccio possiamo metterlo qui, così come nella versione che vi avevo già fatto vedere, oppure possiamo decidere di metterlo qua, perché non è detto che insomma se qui ho le salviette qua non posso avere anche il mio portasciuccio. Questo poi è un qualcosa che dovete vedere voi come meglio preferite, cioè dove preferite metterlo, oppure metterlo di qua, pure di qua starebbe bene. Tanto poi questa considerate che viene chiuso così e così, quindi poi anzi quasi quasi la metto proprio su questo lato di qua, ok. Quindi me la vado a posizionare qua così. Adesso posizionati tutti gli elementi, quindi ho costruito come deve uscire fuori il mio portasalviette pannolini. Come prima cosa devo andare a cucire la tasca. Per cucire la tasca devo effettuare una cucitura qui sotto, vado a effettuare una cucitura dopo in un secondo tempo. Per ora mi faccio una cucitura di qua e di qua di circa mezzo centimetro sia da questa parte che da quest'altra parte, ok.
quindi questo momentaneamente lo sposto perché così che non mi dà fastidio. Questi li potete anche mettere dopo, io l'ho messi per più o meno regolarmi gli spazi dove posizionare tutti gli elementi. Ok, quindi adesso vado e cucio questi due lati. Ok, quindi ho fatto la mia taschina, vedete, però ho lasciato aperta ancora la parte inferiore. Adesso risistemo di nuovo queste parti così, ok, questa e questa, la risistemo per benino qui, ok. Allora, adesso cosa bisogna fare? Bisogna andare sotto macchina ed effettuare un giro di cucitura, diciamo partendo da qua, ok, giriamo qui e ritorniamo a questo punto qui. Poi qui ritorniamo su, torniamo su riprendendo questo punto qui. Questo è facoltativo perché volendo potete anche lasciare aperto e così che rimane aperto entrambi i lati. Quindi io nella versione che ho fatto, questa qua, l'ho cucita, vedete? Ho effettuato qui una doppia cucitura, però quasi quasi la lascio aperta perché può essere comodo. Ok, adesso che abbiamo cucito quindi tutto intorno, qui ho lasciato aperto, così potrebbe essere anche più comodo per inserire le nostre salviette umide. Qui ho bloccato temporaneamente questo con uno spillo così che non mi crea problemi. Qui abbiamo le nostre tasche. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere l'altro pezzo di tessuto, eccolo qua, ok, lo dobbiamo mettere quindi sempre il dritto contro il dritto, quindi così, ok, prendiamo, mettiamo bene, vedete perché vi dicevo che poi deve essere tutto quanto preciso, perché sennò poi dopo vi viene storto qualche cosa, cioè se avete comunque un verso di stoffa. Quindi andiamo, appoggiamo quindi il dritto contro il dritto in questo modo, facciamo coincidere tutti e quattro i lati, anche qui soprattutto le parti rotonde, facciamo coincidere per bene in questo modo, ok, un po' qui, ok. Poi prendiamo anche adesso la nostra imbottitura, l'appoggiamo sopra così e andiamo a bloccare tutto quanto. Qui poi vedete voi come bloccare, se preferite con dei spilli, se preferite bloccare, non so, invece con, perché vanno benissimo anche le pinzette, se non volete utilizzare spilli, basterà mettere la pinzetta così che prende tutte e tre i componenti, ok? Vedete perché vi ho fatto bloccare prima le tasche? Perché così almeno stiamo tranquilli che non si sposta nulla adesso. Adesso dobbiamo andare sotto macchina, dobbiamo andare a effettuare una cucitura tutta intorno, lasciando aperto qui al centro, sulla parte non dove avete messo la taschina, che dovrebbe essere da questa parte la tasca,
controlliamo, sì, la tasca sta qui, non dalla parte qui che c'è la tasca, ma dobbiamo lasciare aperto dalla parte superiore, quindi dove non vi è la tasca, ok? Fate coincidere bene, mi raccomando, precisa la cucitura con l'inizio della tasca porta salviette umide, mi raccomando. Ok, quindi è qua, fammi vedere, sì, qua, ok. Bene, allora lascio aperto questo pezzo qua. Così, ok, quindi inizio da una parte, faccio tutto il giro, ovviamente qui dove c'è il rotondo seguo il rotondo, bordo piedino a una distanza di 1 centimetro. Ok, adesso che abbiamo finito la cucitura, giriamo il nostro lavoro e andiamo a tagliare tutta questa imbottitura qui in eccesso, quindi andiamo e tagliamo fino ad arrivare vicino alla cucitura, ok, in questo modo. Questo perché se no poi quando svoltiamo abbiamo un po' troppo ingombo e insomma tutto questo questa parte in più che non ci serve, ci può solo che dar fastidio. Quindi il mio consiglio è di tagliare bene tutta questa parte in più qua che sporge dell'imbottitura. Adesso che abbiamo tolto tutta l'imbottitura in eccesso, dobbiamo andare a tagliare qui gli angolini, ovviamente senza andare sopra la cucitura. Togliamo anche qui l'eccesso di tessuto. E un'altra cosa che bisogna fare è su questa parte rotonda tutti i tagliettini, anche qui facendo attenzione a non arrivare alla cucitura. Adesso dove abbiamo lasciato aperto, dove abbiamo, eccolo qua, andiamo e svoltiamo il nostro lavoro. Facciamo attenzione qui che abbiamo uno spillo, perché insomma potremo farci del male. Comunque andiamo e svoltiamo tutto.
un po' di pazienza perché è tanto da tirar fuori in un spazio limitato. Ok, quindi una volta che l'abbiamo svoltato tiriamo bene fuori tutte le cuciture, quindi tutti gli angoletti. Ci possiamo farci aiutare da uno stecchino, da una forbice con la punta arrotondata, inseriamo qui nell'apertura e arriviamo fino ai punti che ci servono per tirar fuori quindi tutti i nostri angoli, le nostre cose, in questo modo. Ok, vedete? Spingendo leggermente fuori l'angolino. Poi sistemiamo quindi bene anche le cuciture che si trovano su questi lati. Qui dove c'è la cucitura aperta la inseriamo così una sull'altra, le due parti, perché poi possiamo o andare a cucire con un punto invisibile oppure possiamo decidere di fare un altro giro di cucitura tutto intorno, un giro di cucitura a una distanza minima, tipo mezzo centimetro, non di più. Questo poi è facoltativo, vedete voi. Io quello che vi consiglio è comunque sia entrambe le soluzioni che voi decidete di andare e dare una stirata, perché come vedete, cioè, nello svoltare si è ciancicata tutta la stoffa, quindi bisogna sicuramente stirare, così mentre stiriamo appiattiamo bene anche le cuciture e le tiriamo per bene fuori. Un'altra cosa che potete decidere di fare è quindi o lasciare così com'è, quindi nel senso che questo poi viene piegato così e questo viene piegato così e qui ci mettiamo un bottoncino, oppure se non vi piace che qui viene diciamo così alto ma volete un pochino più basso, potete effettuare una cucitura qui così che questa parte viene quasi come se ci fosse proprio una piega stabilita per piegarlo in questo modo. Magari cercate di cucire proprio su questo punto dove c'è questa cucitura, quindi questa unione tra le due stoffe. Ok, questo poi ovviamente dipende da voi, da come preferite che esce il lavoro, l'effetto che dà alla fine il lavoro. Io adesso vado a stirare tutto, quindi ci vediamo tra un po' dopo che ho stirato e poi andrò a cucire qui con un punto nascosto, così poi vi faccio vedere gli ultimi due passaggi per concludere il nostro lavoro. Ok, e quindi questo è il risultato dopo la stiratura. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è creare quindi l'anellino per mettere poi il ciuccetto qui. Per realizzare ciò io utilizzerò questi bottoncini, metto questo colore perché penso che sia quello che ci sta meglio, quindi prendo un maschio e una femmina e questi per chiudere. Poi con queste pinze adesso vado, poi mi serve anche un punteruolo, ok. Allora questo potete decidere di fare l'abbottonatura così oppure di abbottonarlo sotto in questo modo, se magari non vi piace, per far vedere quella parte qui sopra. Allora io qui l'ho fatto così che viene sopra, adesso facciamolo invece che viene sotto, quindi cambiamo. Sì, mettiamolo così, no, mettiamolo un po' più piccolo perché voglio dire non serve tutto questo. Questo qui può anche essere comodo se volete attaccarla alla carrozzina. In quel caso dovete prendere quanto è il diametro della carrozzina, quindi la parte dove dovete andare a attaccarlo e misurarlo, perché ovviamente deve entrarci poi questa parte qui
mentre per un ciuccetto va bene anche una cosa un pochino più piccola, non serve tanto grande. La voce se ne sta andando, ma abbiamo quasi finito. Ok, quindi adesso mettiamo questo qui e da quest'altra parte ci mettiamo il maschio. Apriamo la nostra pinza, la posizioniamo qui e ok. E di qua invece, siccome deve fare questo lavoro, devo mettere di qua questo e questo qui, così. Mettiamo la nostra pinza sempre e stringiamo. E qui possiamo metterci quindi il nostro succetto. Mentre per quanto riguarda qui, cosa devo fare? Devo prendere la crema, quindi prendo la crema, metto la crema qui così che ho lo spessore giusto per dove poi andare a posizionare questa parte. Ok, devo cercare il centro, quindi piego queste due parti in questo modo. Ok, il centro è più o meno qui. Ok, quindi vado a fare un buco qui e poi devo segnarmi anche la parte di sotto dove deve arrivare, quindi qua in questo caso, che è qui, eccolo qua. Allora, qui il bottone lo vado a inserire, quindi questo qui lo vado a inserire qui, così rimane nascosto, anche perché se lo inserisco qui poi dopo qua non ho più lo spazio per mettere i pannolini, perché andrei a chiuderlo col bottone. Allora, quindi mettiamo intanto questo, togliamo questo e inseriamo questo nel foro che abbiamo fatto e lo facciamo uscire di qua. Spingete bene perché c'è l'ingombro anche dell'imbottitura, quindi rimane un pochino più complicato. Mettiamo la femminuccia qui e adesso dobbiamo far entrare, cosa un po' complicatina ma ce la facciamo, tutto questo qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Una volta abbiamo preso tutto, chiudiamo. Ok, e qui abbiamo messo quindi la nostra femmina e adesso dobbiamo mettere il maschietto di qua, quindi mettiamo il bottoncino qui, riprendiamo il foro anche da quest'altra parte, spingiamo bene, mettiamo il maschietto. Ok, guardate che è uscito fuori e chiudiamo. Aspettate che sto al contrario e non riesco bene, quindi rimettiamo questo per bene, mettiamo questo e adesso inseriamo il tutto, stringiamo ed eccolo qua.
e anche quest'altro bottone è andato. Ecco qui, guardate un po' quanto è carino. Quindi questa è la versione precedente, poi abbiamo questa versione qui. E queste sono le 3 versioni. Adesso qui ovviamente basterà inserire qui dentro il nostro le nostre salviette umide. Qui possiamo metterci un cambio, i pannolini, insomma quello che a noi ci occorre, il ciucciotto, la cremina, e io penso che è abbastanza completo come portapannolini, ok? Allora, io adesso ho queste qua piccoline, ma non vi preoccupate perché io ho abbastanza, cioè c'è abbastanza spazio per mettere anche quelle più grandi, ok? Comunque vanno inserite semplicemente così. Poi questi qui ci sono quelli un po' più grandi, tipo questo, vedete? E questi vanno molto meglio e si bloccano anche meglio. Quindi adesso chiudiamo così, così e così. Eccolo qua. Ed è terminato il nostro portapannolini. Quindi abbiamo fatto 3 versioni diverse, cioè, o almeno io ho fatto 3 versioni diverse, con voi ho fatto questa che è quella più completa, perché altrimenti c'era questa ma manca la taschina qui e il portasuccio l'ho messo di qua, oppure c'è quest'altro che ha una chiusura diversa, quindi basterà inserire un bottoncino qui e mettere un laccettino qui quando andiamo a cucire, mettere un laccettino. Questo ho utilizzato all'interno il panno Lenci, quindi come potete vedere è meno imbottito. Questo ho usato un'imbottitura più alta e più imbottito, e questo invece ho utilizzato un'imbottitura un pochino più bassa e rimane meno imbottito. Così avete anche le 3 versioni riguardo le imbottiture da scegliere come voi potete preferire, insomma qual è l'imbottitura che voi preferite. Io vi ricordo il cartamodello, ve lo metto, vi metterò qui sotto il link per andare a scaricare il cartamodello sulla mia pagina Telegram. Se non siete iscritti iscrivetevi, se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi al canale, accendete la campanellina così che vi arriveranno le notifiche dei nuovi video che andrò a fare. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, condividetelo così che il canale può crescere. Se avete dubbi e domande scrivetemele come sempre qui sotto, così che io poi vi posso rispondere e consigliare. Anche un semplice saluto a me fa sempre piacere. E adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!